Mi piace essere sempre diretto e onesto, per questo vi dico subito che se siete appassionati di metropoli, storie di civiltà complesse o di opere architettoniche incredibili, questo non è il video per voi. In questo video vi racconterò di una terra vicina al circolo polare artico, di quanto sia bello viaggiare in una delle strade più panoramiche del mondo e di come l'unica grande protagonista sia semplicemente una natura pazzesca. Ma non solo! Vi parlerò di una terra con una cultura molto antica, di come vivono le persone qui da 4.000 anni e di come per la prima volta nella storia siano stati bloccati degli interessi economici per preservare la bellezza di questa terra. Preparatevi perché inizia il nostro viaggio nelle Lofoten. Our Discovery Travel è il nostro viaggio alla ricerca delle cose autentiche della vita. Amiamo viaggiare e fermarci ad ascoltare le storie incredibili delle persone che incontriamo durante il nostro cammino. L'obiettivo principale è scoprire il mondo e scoprire un po' anche noi stessi, e lo facciamo anche tramite lo sport e ponendoci sempre nuovi obiettivi. Vogliamo lasciare questo mondo migliore di come l'abbiamo trovato e per farlo portiamo avanti i nostri progetti di sostenibilità e riforestazione. Mettetevi comodi che inizia il nostro viaggio alla scoperta. Allora, sai cos'è veramente bello? Il cielo è incredibile. No, adesso ora che ci penso lo consiglio. Cioè, questo è un consiglio ad un amico. Allora, non è soffice come vorresti, ma il cielo è pazzesco. Bello. Che cosa dire delle Lofoten? Intanto è che sono un piccolo angolo di paradiso e sono di una bellezza rara. L'anno scorso, dopo un viaggio in Islanda, mi sono chiesto se ci potesse essere un altro paese freddo più bello, e devo dire che la Norvegia mi ha veramente stupito. Ma passiamo a qualche informazione tecnica e a qualche cenno storico. Le Lofoten sono un arcipelago nel nord della Norvegia e contano in totale 24.000 abitanti. Non chiedetemi perché, ma l'etimologia della parola Lofoten significa piede di lince. Nonostante ci troviamo a 200 km a nord dal circolo polare, il clima è abbastanza mite grazie alla corrente del Golfo. Noi siamo andati durante il periodo freddo e le temperature non sono mai scese sotto i -1 o -2 gradi. Può sembrare freddo, ma per farvi capire a queste latitudini il clima può essere molto più freddo. In Lapponia svedese qualche anno fa ricordo che avevo letto un bel -25 gradi sul termometro esterno della nostra casa. Se invece voi volete organizzare il vostro viaggio in estate avrete meno opportunità di vedere l'aurora, ma potrete fare dei trekking pazzeschi e vedere il meraviglioso sole di mezzanotte. Solo negli ultimi anni c'è stato un grande sviluppo del turismo e si è arrivati a circa 1 milione di visitatori all'anno, che può sembrare tanto, ma città come Parigi ne contano 19 milioni e Roma 12. Ma come ci si arriva alle Lofoten? Stanotte questa sarà la nostra casetta. Non è un viaggio facilissimo, siccome bisogna fare qualche cambio. Si può arrivare o ad Oslo e da lì cambiare per Narvik, che si trova poco a nord dell'inizio delle Lofoten, oppure arrivare fino a Tromsø, come abbiamo fatto noi, e da lì scendere in macchina. La nostra scelta è stata motivata che in un viaggio solo abbiamo avuto la possibilità di visitare sia le Lofoten che la Lapponia norvegese. Ma perché il turismo si è sviluppato solo negli ultimi anni? Pensate che fino al 2007 tutte le isole non erano neanche collegate dalla famosissima strada E10, ma immaginate che non erano solo separate per i turisti, ma gli stessi abitanti locali dovevano continuamente spostarsi per mare. Su questo tema ci tornerò tra poco quando parleremo della cultura. Ritornando alla E10, è stato fatto qualcosa di veramente incredibile. È una strada di circa 800 km, 400 in Svezia e 400 in Norvegia, e per poter connettere tutte le Lofoten sono stati fatti innumerevoli interventi per costruire ponti e tunnel. Viene chiamata la strada di Re Olaf ed è considerata una delle strade più panoramiche al mondo. Ditemi voi se non è così. Dimmi del futuro che monti, ti giuro che dal vivo è bellissimo. Fidati.
Oh, va, che bello, vedi, tu si aspetti, poi hai il premio. Altro fattore interessantissimo delle Lofoten è la loro formazione geologica, è infatti una tra le zone più antiche della Terra, con rocce emerse oltre 3 miliardi di anni fa. Nel video che trovate sul canale, dove andiamo a vedere le aquile di mare, ci spiegano le montagne antichissime di Trollfjord. Ed anche la presenza umana è di millenni di anni fa. Ci sono reperti archeologici di oltre 6.000 anni fa e sono stati ritrovati reperti di 4.000 anni fa di economie basate sulla pesca. L'argomento della pesca è infatti uno dei capisaldi della cultura di questo popolo. Ho chiesto a un signore anziano che ci ha accolto in un ristorante quale fosse il tratto più rappresentativo della sua cultura. Mi ha risposto che il suo mondo era la pesca, ha passato tutta la sua vita in mare. Il tema della pesca è molto affascinante. Proprio in queste zone si riproduce infatti il merluzzo bianco nelle acque di Vestfjord. Milioni di merluzzi nascono qui e si spostano poi nel mar di Barents per poi ritornare alle Lofoten. Importante la differenza con il merluzzo grigio, che viene fatto essiccare sotto sale e a stagionatura completa verrà venduto come baccalà. Il merluzzo bianco invece viene fatto essiccare all'aria e si forma lo stoccafisso. Durante questo processo perde il 70% del suo peso, ma conserva tutte le sue proprietà nutritive. Siccome si conserva facilmente, divenne il cibo principale delle antiche marinerie, mentre oggi è l'Italia il paese che ne importa di più, con il Veneto come prima tra le regioni. È veramente comune nelle Lofoten passare tra questi filari. L'odore è abbastanza intenso, ma rappresentano un pezzo di storia di queste terre. Questa roba qua sarà buona? Ma no. Purtroppo la Norvegia non ha aderito all'International Whaling Commission, quindi è ancora legale la caccia alle balene. Per farvi capire quanto questo popolo fosse legato al mare, addirittura la colorazione delle case aveva una simbologia ben precisa. Infatti, a seconda del colore della propria casa si poteva capire la condizione economica della famiglia o il lavoro di qualche suo membro, e poteva essere d'aiuto per chi veniva dal mare. Il colore rosso era il più economico da produrre. Veniva creato con l'ossido di ferro che era abbondante nelle miniere circostanti e offriva un pigmento durevole. Di conseguenza veniva utilizzato per molti edifici, in terreni agricoli o zone di pesca dove i redditi erano inferiori alla media. Per produrre il giallo invece serviva lo zinco, che era più raro da reperire. Il giallo era quindi il colore del ceto medio. Erano anche le case dei medici o comunque di persone che conoscevano degli interventi di pronto soccorso. Chi si fosse trovato in difficoltà in mare sapeva immediatamente dove dirigersi. Il colore più raro da produrre e quindi quello che simboleggiava il lusso era il bianco. Il blu invece si credeva che tenesse lontano le mosche e veniva quindi usato per i magazzini o i luoghi dove venivano temporaneamente stoccati gli alimenti. Mi piace tantissimo sapere questi dettagli culturali che cambiano completamente l'interpretazione del viaggio delle terre che attraversiamo. La cosa che però mi fa pensare di più di questo viaggio è la lotta portata avanti per decenni dal popolo e dalle associazioni norvegesi contro la creazione di impianti di estrazione del petrolio nelle ricche zone delle Lofoten. La Norvegia è uno dei più grandi produttori di petrolio al mondo, ma pur non essendoci una legge fissa che ne vietasse l'estrazione in quelle zone, la cittadinanza attiva si è sempre adoperata per preservare questo paradiso di natura, che ospita ecosistemi unici al mondo. I cetacei, le aquile di mare e una bellezza paesaggistica da preservare. Questa è una scelta veramente singolare. È stata portata avanti la campagna Oil Free Lofoten e sono state protette sin dal 2001 grazie non ad una legge fissa, ma ad una serie di divieti temporanei che dovevano essere sostenuti dai diversi governi che si sono susseguiti. Ogni volta che scadeva il divieto si doveva ricominciare da capo per continuare a proteggere uno degli arcipelaghi più belli del mondo. Questo punto fa riflettere. È vero che la Norvegia rimane comunque uno dei più grandi esportatori del mondo di petrolio, ma è anche vero che è uno dei rarissimi casi in cui si è presa una scelta antieconomica. Per la prima volta si è voluta preservare la natura a discapito del denaro. Questa è una cosa che non siamo abituati a sentire e non vediamo praticamente mai. Forse nei prossimi anni
Saremo costretti a dover prendere sempre più spesso decisioni come queste, dove la natura diventerà il perno delle nostre future scelte. Questa è una consapevolezza che dobbiamo maturare. I perni su cui abbiamo appoggiato lo sviluppo economico degli ultimi decenni non sono più sostenibili. Questa è Our Discovery Travel. Se ti è piaciuto il video e se ti fa piacere, scrivimi nei commenti un pezzo di mondo che ti ha incantato. Se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale e ci rivediamo al prossimo viaggio all'avventura.